Lasciamo Lecce i peccati di gola e ci spostiamo verso le torri, Torre dell'Orso e Torre Sant'Andrea, per ammirare quello che state vedendo. E dopo una sosta a caffè ad Otranto ci spostiamo verso Leuca per salutare Adriatico e ammirare tramonto dalla punta più meridionale di Puglia. E c'è un argomento che noi abbiamo deciso di non trattare assolutamente, e si tratta dei rifiuti abbandonati, ma mi sa che dovremo toccarlo proprio perché ormai siamo quasi arrivati alla punta del tacco, abbiamo attraversato l'intera Puglia e lungo la strada non abbiamo visto assolutamente in neanche un'occasione rifiuti abbandonati. In qualche parcheggio sì abbiamo visto qualcosa, ma più dovuto al vento che all'abbandono. Per non parlare dei centri storici, perché veramente con tutta la gente che passa sono pulitissimi. E mai ha sfamato anche il gatto del Torre dell'Orso. Ciao Piccio! E siamo arrivati a Torre dell'Orso. Siamo appena sotto Lecce e in questa parte finale dell'Adriatico il mare, come vedrete nei prossimi minuti, è pazzesco. Allora... io un tuffo invece farei. Volevamo andare a visitare la Grotta della Poesia, siamo arrivati all'ingresso che è chiuso col catenaccio e tutto, c'è la gente che sta scavalcando però non ci sembrava il caso, quindi... soprattutto perché 2 secondi fa è passata la polizia locale. Sì, ma al di là di quello non ci sembra comunque il caso di scavalcare e entrare in un posto che è chiuso. Ma ti sembra una zona ventosa? Penso proprio di sì. I rami sono pettinati come i miei capelli dalla madre natura. E qui c'è un muro a secco, anzi, segnala proprio una strada che porta in una casa rupestre nelle grotte. Qui ancora è tutto chiuso, a parte questo stabilimento balneare, ma anche nel paesino abbiamo visto tutto in lavorazione. Però questa cosa qua è aperta, solo che è arrivata maledetta nuvola di fantozzi. Ma guarda la sabbia che è nera! È il solito canale. E di lì c'è Torre dell'Orso. Ma a me interessa di più questa cosa qua. Ma che pace che c'è qua. Non so se bisogna andare di là. Anche tu con i sandali? Certo. Ma che bel sentiero! Questo è decisamente il nostro ambiente naturale. Sì, la macchia mediterranea, io mi ci potrei trasferire. D'accordo, ci piacciono le città, ci piace andare, però dopo un po' di giorni dobbiamo un po'... disintossicarci? Più o meno. Ci dispiace, ma dovremo disturbare quelle 2 persone. Ora mettiamo microfono ambientale e stiamo zitti. In realtà noi siamo venuti qua a vedere 2 sorelle. Le 2 sorelle si vedono meglio dalla spiaggia sotto dove ci siamo stati e quando scendiamo le riprendiamo. E perché si chiamano 2 sorelle? C'è ovviamente una leggenda. 2 sorelle, 2 contadine sono venute in spiaggia a rinfrescarsi, la più giovane è entrata in acqua, è stata trascinata via dalla corrente, la maggiore è entrata dentro per salvarla, però purtroppo sono annegate tutte e 2. Quindi il dio del mare ha deciso di rendergli un omaggio, di creare questo monumento naturale in onore delle 2 sorelle. E questa leggenda è troppo bella per non essere vera. Volevo fare la foto, ho fatto il video. Abbiamo visto anche un sacco di uccelli che proprio nidificano dentro la falesia. Riuscito a riprendere qualche uccellino? È dura. E solite foto di rito per Instagram. Se non ve l'ho già detto, seguiteci sul nostro profilo Instagram.
Cosa stai filmando? Ah, hai visto la grotta di San Cristoforo? Speriamo che Sonny resiste. Non è troppo scivoloso in realtà. Ecco, lì è un po' più pericoloso, però se vuoi da qua c'è il sentiero. Non sembra, ma si sente la differenza di temperatura. Già qui all'ingresso. Eh sì, qua è più caldo. Wow. E questo è la vista dalla grotta. E nel frattempo sono arrivate anche le nuvole nere. E questo pezzo si è staccato. E a questo punto della storia i nostri due eroi spengono l'attrezzatura, vanno nel camper per preparare la cena. E buon appetito a noi! Early the next morning. E come si può vedere dalla strada, ha smesso di piovere pochi secondi fa. Ma visto che volevamo vedere Torre Sant'Andrea con il sole, abbiamo aspettato. Qui c'è parcheggio in abbondanza, ma non costa nemmeno tanto, in questo periodo non si paga ancora. Poi i parcheggi sono anche di là. Oh, ma anche qua vediamo un po' di grotte. Una è di là e una c'è di qua. A me assomiglia a una sfinge con la testa d'aquila. Dopo gli avvistamenti di lemuri non mi sorprende più niente. Posto spettacolare, però si vede che non è incominciata la stagione, perché tutto questo sono le alghe. Ce ne saranno 1 metro, ma è una cosa del tutto normale. Maya li raccoglierebbe tutti, ma non si fa. Che i fiori da campo sono la mia passione. Poi qua su un ramo cresce sia quello giallo che quello bicolore bianco e giallo. E cavolo, che mare! E ormai le solite riprese per Instagram. È questo che volevo vedere io! Ma dove vai? E facciamo anche una panoramica da cartolina. Io non voglio abbassarmi al tuo livello. Sì, comunque lei non è del tutto normale. E da qua in poi costa è tutta così. Questo qua è veramente bello. E vedo atterrare tantissimi uccelli. Mi scoccia anche avvicinarmi troppo alle falesie, perché alla fine disturbi sti uccellini. Peccato che è arrivato Enterprise e mi sa che non si sposterà per un po'. Comunque anche la pineta è stupenda. Sta illuminando, sta tornando il sole. Ma che vista pazzesca! E potremo andare avanti così fino ad Otranto. E infatti lì ci sono 2 ragazze tedesche che sembra che proprio fanno la francigena. Dove sei? Eccomi. Io mi fermo qua a fare un po' di aromaterapia. Io non sento niente. Vi siete mai domandati perché tanta gente viene qua al mare? No? Ora vi faccio vedere. Il motivo è questo qua. E per finire siamo arrivati al faraglione.
Batteria ce l'ho ancora, ma il sole è finito. E ora si parte verso Otranto. Ci troviamo nella zona del lago Alimini, se non sbaglio, e la natura è pazzesca quanto è verde qua. Mi correggeva Sasha che erano i laghi di Alimini, io ho visto male la scritta. Una delle prime cose che ho imparato quando sono arrivato in Italia è che bisogna sillabare le parole per farsi capire meglio, e una delle cose che mi è entrata per la prima in testa era la O di Otranto. Non potevo non venire alla città più a est d'Italia. E appena arriviamo in qualche località marittima io mi fiondo subito verso il porto. Siamo così vicino alle coste greche che non solo vi portano a fare le escursioni in barca nel mare di Otranto, ma addirittura vi portano a vedere le isole greche. E ho appena sentito da una guida che diceva ai francesi che nelle belle giornate, il che non è caso oggi, potete addirittura intravedere la costa albanese. Oh, ma ridendo e scherzando noi intravediamo la costa albanese. Chissà se si vedrà sul video. Il castello è enorme, proprio imponente. Proprio dà la sensazione di non conquistabilità, a parte dei turisti francesi. Questi giorni abbiamo visto che Puglia è piena di francesi. Penso che sono stragrande maggioranza dei turisti. Oh, finalmente è uscito anche il sole, così è tutto un'altra cosa. E lassù sembra proprio il posto giusto per andare a fare una seconda colazione. Oh, ma scherzi a parte, questo qua è veramente imponente rispetto a tutti quelli che abbiamo visto fino adesso. Questo ti dà un senso di solidità. E tutto questo attorno sono le mura. Andiamo alla ricerca dei francesi. Oh, ma qua è veramente strafigo. Entrate direttamente in una ex chiesa. Ah sì, da qui si vede meglio. Oh, ma c'è anche altare. E di là? Quella che hai tu, di quel tessuto morbidissimo. Ah, sì. Bellissima. E purtroppo la torre matta è chiusa per il restauro, è una specie di casamatta, ma si chiama torre matta perché è molto più grande. E ora siamo saliti ancora più in alto. Che mare! E ora andremo a fare un giretto su queste mura. E io che volevo fermarmi soltanto per una O. Oh, ma il castello è veramente enorme, non finisce più. E c'è anche il fossato. Ma è troppo bello questo terrazzo con tutti questi cactus. Lì giù mi sembra di vedere quello che potrebbero essere dei bar. Ma guarda che libreria. Giusto di fronte alla polperia c'è i nostri due abbinamenti preferiti. Andiamo giù. E ho avuto la conferma che sono nel posto giusto. E Maia sta già pensando dove mettere i vasi nel camper. Sole e luna è pazzesco. Polpi pure. Ah, questo qua è delle dimensioni giuste. Oh, ma è veramente bello ad Otranto. Comunque tutto questo è ancora castello, non ci siamo ancora mossi dal castello.
Il vento oggi è veramente fastidioso, però vista da qua è bellissima, quindi... Cosa ci aspettavamo da Otranto? Sembra brutto dire niente, perché noi non ci creiamo le aspettative, prendiamo insomma quello che c'è, quello che troviamo, ma vi devo dire che ci siamo strasorpresi, sia per la città, diciamo per il centro storico, sia per la quantità di gente. Non è che noi non riprendiamo la folla perché cerchiamo di far finta che non c'è nessuno, da una parte rispetto verso le persone che sono intorno, dall'altra parte quando c'è meno gente si vede meglio dove stiamo. Che abbiamo mangiato quello a Brindisi, quel pasticciotto, Sto già sì. registrando. Anche oggi mi tocca mettere lo zucchero nel caffè, è ottimo ma è fortissimo. Pasticciotto l'ho già assaggiato, devo dire. Non è come quello di Brindisi, però accontentiamoci, non si può avere sempre tutto. Però è caldo, il primo pasticciotto caldo che mangio. La crema è diversa, però dai, non è male, comunque un po' più grasso. E ora attraversando la Torre Alfonsina rientriamo in centro storico. Che c'è? Vado a vedere, ci sono degli pantaloni hippie. Carini! E siamo entrati nella cripta della cattedrale di Otranto, cattedrale dell'XI secolo. E ora saliamo nella cattedrale. E questo è il pavimento della cattedrale. E anche questo è il pavimento della cattedrale. E come si fa a non fermarsi in un posto del genere? Peccato che non possiamo andare oltre, perché i mosaici sono stati fatti da un certo Pantaleone che non era nemmeno mosaicista. Quindi è come se fosse stato un bambino a mettere insieme questi cubetti, questi colori. Di là si vede Alessandro Magno, ma ci sono anche tante altre scene. Lui praticamente ha mescolato scene della Bibbia con le scene della superstizione, che è strano trovare in una chiesa. Oh, ma c'è anche Re Artù. E il soffitto. E con questa ultima ripresa salutiamo Otranto fino alla prossima. E noi siamo venuti qua per vedere il tramonto. E finalmente siamo arrivati. Ma ora proviamo a risalire fino al faro per avere una vista migliore. Il faro si trova nella punta Meliso, sopra la scalinata. E da qua abbiamo da fare un po' di scalini, però il posto è stupendo. C'è anche la luna che ci aspetta. Ma questo non è una semplice scalinata, infatti si tratta di cascata monumentale di Santa Maria de Leuca e rappresenta la parte terminale dell'Acquedotto Pugliese, la più grande infrastruttura di approvvigionamento idropotabile a livello europeo, costruita quasi un secolo fa. Ed eccoci. E benvenuti a Leuca. E siamo proprio sotto il faro. E finalmente siamo arrivati a Leuca. Non è la fine del viaggio, ma per noi è il giro di boa, perché adesso c'è tutto il Mar Ionio che noi non abbiamo mai visto. Ma torniamo un attimo sull'Adriatico. 1 anno e mezzo fa eravamo a Muggia. Ci vedo sul canale, penso che si chiama Supermercato in Slovenia, ma cosa c'entra? Lì Adriatico entra, incrocia, incontra Italia e poi qua finisce. Ma Leuca è anche un punto geografico importante, in realtà è più un punto psicologico, perché alla fine qui finisce tutto, devi tornare indietro. E a noi questi punti piacciono. 2 anni fa siamo stati in Danimarca, ora non voglio sbagliare, ma siamo arrivati fino al Gren, il punto più settentrionale dove si uniscono i 2 mari, Mar Baltico e Mare del Nord. E invece l'anno scorso siamo stati a una delle punte più settentrionali d'Olanda, che praticamente Isola del Texel è sempre lì, c'è come qua un faro. Dove andremo quest'anno dopo Leuca per trovare un altro punto non ve lo dico, ma seguiteci sul nostro canale, lo scoprirete. Purtroppo è arrivata la nostra nuvola di Fantozzi, quindi il tramonto ce la siamo goduti solo a metà, però è stato bello lo stesso. E ora si scende, però la vista è uno spettacolo. E abbiamo trovato anche il micio di Leuca. Ma che bello che sei! Ma non ha la coda, poverino. Buon appetito! Buon appetito! E per oggi è tutto.
Buonanotte. E dopo l'Euca per la prima volta vediamo il Mar Ionio e abbiamo deciso che è posto giusto per mantenere una promessa, cioè realizzare il video non tanto cosa facciamo per vivere, ma come ci siamo arrivati a lavorare da più di 20 anni fuori ufficio. E se siete arrivati a questo punto mi sembra che ci meritiamo un bel mi piace, e voi invece non mancate lunedì prossimo alle 19:30. Alla prossima!